Specialist IT, ciao a tutti! Oggi parliamo di Endpoint Privilege Management in Microsoft Intune. Che cos'è Endpoint Privilege Management? È una funzionalità di Intune Suite che permette a degli utenti standard sulla postazione Windows, quindi utenti non amministrativi, di eseguire delle attività sulla postazione con privilegi elevati. Quali sono queste attività? Tipicamente l'esecuzione di file.exe, file.msi e file.ps1. In altre parole, installazione software ed esecuzione di script. Il tutto senza dover inserire una password amministrativa, con un controllo da parte nostra, quindi dell'amministratore di sistema, e eventualmente perfino con un flusso approvativo. Spettacolo, ma come sempre meglio vedere che parlare. Iniziamo creando una policy di Elevation Settings che serve per attivare la funzionalità di EPM per risvegliarla all'interno del client Windows e serve anche per stabilire qual è la baseline di default in caso di elevazione. In questo caso, a titolo esemplificativo, io imposterò una policy di Elevation Settings che nega tutte le richieste di elevazione. Vediamo come si fa. Perfetto, ora che abbiamo stabilito la baseline, vediamo se funziona. Mi aspetto che se provo ad elevarmi nell'esecuzione di un file, questa elevazione venga negata. Perfetto, ora creiamo le policy di Elevation Rules. Le Elevation Rule servono a stabilire il comportamento di una richiesta di elevazione andando ad intercettare il file granulare, quindi sono le regole specifiche per i file, per gli eseguibili, eccetera, eccetera, su cui vogliamo tentare un'elevazione. Come si fa ad intercettare un file? Attraverso il nome del file, l'hash per esempio, oppure altri parametri che possiamo recuperare velocemente anche tramite PowerShell. Vediamo ora un esempio di regola, quindi di Elevation Rule, che richiede un flusso approvativo. Perfetto, regola creata, ora andiamo sul client a vedere se riusciamo ad installare 7-zip. Funziona, vista la richiesta di approvazione, ora che cosa succede? L'helpdesk, quindi chi dà assistenza, andrà sul portale di Intune ad approvare la richiesta. Fatto, ora, lato utente, riproviamo ad installare 7-zip. Perfetto, quindi ora abbiamo visto come viene negata una richiesta di elevazione, abbiamo visto come funziona una richiesta di elevazione con il flusso approvativo, adesso vediamone una automatica, ovvero una richiesta di elevazione su un certo file viene eseguita direttamente senza nessun tipo di flusso approvativo, viene eseguita in automatico dopo che noi saremo andati a censire quel file sul portale. Vediamo come si fa.
Ok, regola fatta, andiamo ora a vedere sul client cosa succede. Perfetto, ha funzionato tutto, quindi l'utente può installare in autonomia il software. Domande che vi possono venire in mente: ma se cambia per esempio la versione dell'installer di uno stesso software, devo ricalcolare l'hash e devo andare a ricreare una policy? La risposta è sì, tendenzialmente sì, ma in realtà ci sono delle tecniche, delle strategie che possiamo mettere in campo per andare ad intercettare, per esempio, tutti i software di un certo publisher, eccetera, eccetera. Si può giocare un po' con i parametri dell'elevation rule, oppure c'è una funzionalità all'interno delle PM che si chiama reusable settings. I reusable settings servono proprio per quello, quindi per fare dei ragionamenti a cui associare diverse policy, di modo da non dover andare ogni volta a creare delle regole, andare a rincorrere gli hash, eccetera, eccetera. Se volete che faccia un video dedicato ai reusable settings, lasciate un commento qui sotto. Come sempre, questo è un laboratorio, quindi tutto quello che ho implementato e anche il modo in cui l'ho fatto, le strategie che ho usato, sono adatte ad un laboratorio. Per il vostro ambiente di produzione il consiglio è sempre quello di fare un'analisi approfondita di tutti i software che volete gestire con l'elevazione, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, ci sarebbe molto altro da dire su EPM, ma in realtà quello che mi premeva era farvi vedere il meccanismo. Per approfondimenti vi lascio il solito paccone di documentazione. Grazie per aver seguito anche questo video, se vi va iscrivetevi al mio canale YouTube, per me è molto importante. Grazie a tutti, a presto, mitici!